Buongiorno, spero che mi state bene tutti, che vi siete divertiti questi giorni. Allora, io ho fatto la scelta tra tutte quelle domande, la prima su quale andrò a rispondervi è come far fuori la suocera. Allora, in primis, questa bellissima domanda, giustamente, io lo so che probabilmente deluderò la persona che ha fatto la domanda e che non otterrà la risposta, che facciamo un pezzo di terra, un pezzo di bicarbonato di sodio, un pezzo di terra sopra la suocera, così il verme può digerire meglio, è una battuta croata, giustamente. Allora, non andremo a parlare di questo perché io voglio farvi riflettere su una cosa. Questo video è rivolto a tantissime persone perché tutti abbiamo spesso gli problemi negli rapporti, specialmente ecco, tra la suocera e la nuora, e, perché noi praticamente subentriamo in vita delle persone. Allora, io su questo voglio far riflettere a tutti, che noi abbiamo scelto un compagno, un oggi nostro marito, e se l'abbiamo scelto c'è una motivazione, giusto? C'era il momento di attrazione, di rispetto, di amore, quello che è. E magari oggi viene a mancare perché sono subentrate altre cose. È un altro discorso, in senso che qui dobbiamo noi rivedere le nostre emozioni e il nostro rapporto, ma qui adesso stiamo parlando del nostro rapporto con una madre. Ok, allora, su questa cosa qua io voglio aggiungere due cose. In primis, anch'io sono madre del mio figlio maschietto, dico senza come dice mio marito, attenzione tutte le donne, quando questo qua cresce troverete una rospia come me. che mi fa fuori tutte perché guai chi tocca mio figlio. Allora, appunto, cioè noi dobbiamo rendersi conto che i nostri mariti sono gli figli adorati dalle loro madri. Allora, natura ci vuole ed è, anche se non è una verità assoluta, però di solito no, le mamme sono legate agli figli maschi e le femmine sono legate a papà. Ecco, noi nel ruolo della mamma cerchiamo, e dobbiamo farlo con tutto il cuore e con il rispetto verso la donna che abbiamo, che siamo anche noi, perché se noi non vogliamo essere rispettate come donna, dobbiamo farlo anche attraverso i nostri figli, specialmente i maschi, non essere una mamma che è solo la mamma nel ruolo mamma, perché questa cosa qua non funziona, non è nel rispetto della donna. Se noi abbiamo un problema con la suocera, saremo un domani anche noi le suocere. Dobbiamo insegnare ai nostri figli di portare assoluto rispetto, l'amore e sostegno alla donna che siamo noi e non solo alla madre che lo cudisce, che li fa, che li prepara la pappa. Questo è importantissimo perché noi stiamo crescendo questi maschi di domani. Da un altro lato, appunto, dobbiamo come nuore ricordarsi che entriamo nella vita di una madre che sarà sempre quella che per 9 mesi di più di tutto il resto del mondo conosce il proprio figlio, che c'è questo legame particolare nel giusto e nel sbagliato e che il genitore perfetto non esiste. Ma se tutti ci sentiamo un po' legati a una cosa che sotto virgolette ci appartiene, dico senza, questa problematica nasce dal fatto che il nostro marito non deve essere nella condizione di dover scegliere tra la madre e la moglie. Ok, questo tu mi direi sì, ma io lo farei, però la mia suocera non può capire questa cosa qua. Appunto, su di noi grava questa cosa, che da generazioni in generazioni tante persone non hanno potuto
comprendere questa cosa. Io magari non sono la persona più adatta come nuora di parlare di questo argomento, perché io sono stata fortunata, ho avuto una suocera meravigliosa, avevamo un rapporto bellissimo, una donna, anche se apparteneva alle vecchie generazioni, era molto aperta, molto ludica, molto nell'equilibrio, nel rispetto di determinate situazioni. Dico, senza come nuora vera e propria, magari non sono più idonea come dire, spiegare i rapporti, però come nipote, che ho vissuto, la mia mamma che ha vissuto tutta la vita con la sua suocera, ok, in stessa casa, negli spazi ridotti, e mi rendo conto di queste problematiche e delle dinamiche che si possano creare. Allora, il mio consiglio principale è quello di ricordarsi sempre per quale motivo noi abbiamo scelto il nostro partner, che lui è figlio di questa donna e che questa donna qua è importante, ed importante perché ha dato una vita, ha creato una vita, ha investito l'energia e l'amore in modo migliore che lei lo sapeva fare per quel periodo lì, e come a noi un domani ci piacerà che qualcuno porta rispetto per questa cosa semplicemente perché noi l'abbiamo investito l'energia e l'amore nella crescita del nostro figlio, così tale quale noi dobbiamo già notare dentro la nostra suocera. Ok, tu mi dirai adesso, sì certo, grazie al piffero e al... Non è proprio una cosa semplice da fare. Infatti io non stavo parlando delle soluzioni magiche e, come ho detto prima, di come ammazzarla veramente, ma obiettivo di tutto ciò è trovare la forza che una famiglia che esiste diventa ancora più forte, perché equilibrio tra il femminile e il maschile diventa una cosa bella, resistente nel futuro, di conseguenza nel reciproco rispetto degli propri ruoli. Di conseguenza la suocera che è madre del nostro marito e noi che siamo sua moglie, cioè che diventiamo madre dei suoi figli. In questo ciclo riproduttivo dobbiamo riconoscere ognuno il proprio ruolo. Come adesso da questa situazione tagliare con tutto ciò che probabilmente nasce negli spazi stretti. Allora, difficile comunicazione, le parole brutte che sono capitate, sentirsi offesi o comunque offendere qualcuno, non fiducia, la pesantezza di qualcuno che magari avete la sensazione che vi si immischia nella vostra vita personale, la sensazione che lei come madre sempre protegge il figlio quando dovrebbe proteggere voi. Tutte queste emozioni che hanno creato questo disagio e il desiderio di farla allontanare in qualche modo. Allora, io vi invito in primis di ricordarsi del vostro ruolo di madre. E cosa piacerebbe a voi un domani che una donna entra nella vita del vostro figlio, vorreste che vostro figlio è felice, ma che non viene negata assolutamente importanza della nostra. A tutti noi piace sentirsi importanti o parte di qualcosa. La madre, cioè vostra suocera, in momento quando voi entrate nella vita del suo figlio, da subito, in modo naturale, sente questa competizione, no? Che qualcuno gli porta via una parte di lei. Dobbiamo rispettare questo, rilassarsi, mettiamo così, belli tranquilli, mettiamo mano sul nostro cuore, respiriamo profondamente e immaginiamo che questi fili possiamo, a ogni parola brutta, ogni emozione brutta legata tra noi e la suocera, non il nostro marito, quella è un'altra cosa, noi e la suocera, tutto quello che noi proviamo, immaginate come forse sono dei fili d'argento, fili qualsiasi cosa voi volete, prendete un mazzo di forbici e tagliate bene tutti questi fili e immaginate che stanno andando via. Mentre succede tutto ciò, io voglio che se mi piacerebbe se riuscite a fare questa cosa qua, perché io lo faccio così con tutte le situazioni negative,
Immaginate che un raggio di luce circonda come in un uovo dorato, in prima voi, che rinforza la vostra energia e vostra salute. Dopo piano piano mettete dentro il vostro marito, i vostri figli o figlio, quello che avete, e immaginate voi come un nucleo familiare al sicuro, ok? Siete voi, il marito e il vostro figlio, un nucleo familiare inattaccabile, siete sani e siete forti. Ma immaginate anche dalla luce divina, non da questa luce, immaginate come forse del sole, se vi rende più facile, dall'alto scende questo raggio di luce e voi immaginate che dite a questa persona, di conseguenza chiamate la vostra suocera davanti a voi, energicamente l'immaginate, chiamatela però con nome bello, nome che lo sapete che è carino, perché se avete dei soprannomi un po' così da bastardi, non utilizzateli in questa meditazione, anche perché abbassa la vibrazione della vostra emozione. A noi ci interessa in questo momento dare massima forza a questa vibrazione, a questa energia. Allora, come dicevo, chiamate la vostra suocera con il nome che è carino, su quale voi lo sapete, può essere anche un soprannome carino, con quale voi le identificate. Chiudete gli occhi e dite, ti rispetto, riconosco il tuo ruolo dalla madre, sei al sicuro con me, io amo e proteggo i tuoi nipoti e tuo figlio, amo il tuo modo di essere donna, date valore, ok? Rimandate la gratitudine per le cose che piacerebbe a voi che qualcuno gli nota come madre, per voi. Notate tutte queste cose qua, ok? E lasciate andare e potete ripetere questa cosa qua tutti i giorni finché e sentirete questo enorme sollievo e la guarigione di questo rapporto, perché quello che importa, a voi interessa che vostra famiglia cresce, che i tuoi figli hanno una nonna domani su quale anche voi potete appoggiarvi, ma soprattutto perché voi dovete sapere che siete al sicuro. Vostro marito non deve scegliere tra madre e la moglie. Il vostro marito deve essere al sicuro nel reciproco rispetto di tutte le due donne importanti della sua vita, una che gli ha dato la vita, altra che ha dato la vita ai propri figli. Ok? Sono due ruoli ben distinti, ma nel reciproco rispetto della donna siate quella prima che riconosce il valore. Nel momento quando succede tutto ciò, tutta l'energia e tutta la vibrazione cambia. Allora, io qua ho preso dal libro Entra nel vortice dell'attrazione, sempre del Esther Hicks, ok? Scusatemi un secondo. Ho trovato due parole importanti che praticamente possiamo concludere con questa energia. Ogni volta che ti concentri su queste parole, la resistenza diminuisce, ok? E il tuo lasciar accadere cresce sempre di più nell'amore e nel rispetto di ogni persona. Ogni giorno che passa il tuo punto di attrazione vibrazionale cambierà fino a raggiungere un evidente punto di non ritorno. Cioè, noi, se ci sincronizziamo con questa energia del rispetto, dell'amore, della femminilità, dell'essere madre e dell'essere moglie, questo è esattamente il momento nel quale tutte le resistenze si scioglieranno e saranno rinforzate nel benessere della vostra famiglia, ma soprattutto di voi come futura suocera o della madre dei vostri figli. Allora, io vi ringrazio, spero che vi è piaciuto questo video. Se sì, mettete che vi piace, facciamo crescere questo nostro club di YouTuber di Positive Vibration. Ho ricevuto tra le telefonate, l'email, vari consigli, adesso vi nomino alcuni. Uno è dalla mia amica Katia, che mi ha consigliato di approfondire un attimo con voi l'argomento
di 7 diversi livelli, no? Oltre i 7 chakra, di vari livelli della nostra esistenza e in che modo funzionano, che non sarebbe male per un argomento molto delicato, di conseguenza dedicherò un po' più di tempo, ma ci arriverò a questa cosa per spiegarvi anche come utilizzare in vero senso di parola l'energia che non è vostra, cioè non esponendovi, per non rimanere imprigionati nel essere sempre sulla difensiva, no? Perché come abbiamo parlato altro giorno degli chakra e della quinta dimensione, dove abbiamo bisogno di proteggersi, di conseguenza utilizzare sotto virgolette i rituali, con questo metodo potete magari imparare a utilizzare l'energia dall'alto, così per scendere al quinto livello, per essere sempre al sicuro. Magari adesso vi ho complicato ancora di più, ma ci arriverò in modo equo per essere più semplice e comprensibile ad aiutarvi a utilizzare qualsiasi tecnica senza necessariamente dover fare nessun tipo di rituale tranne la meditazione. Poi un'altra amica, Elsa, mi ha consigliato di creare ogni tot, magari anche una volta al mese, un webinar in vivo dove possiamo scambiarsi idee, cioè scaricare tutti un'applicazione, fissarsi un vero e proprio appuntamento e trovarsi tutti nel stesso momento nella rete. Ovviamente non vi invito a croati e italiani insieme, perché sennò andremo a fare un casino, ma magari se vi potrebbe interessare, se considerate questa cosa qua simpatica e carina, fatemi sapere che vi piacerebbe avere una volta al mese questo webinar online, e possiamo anche organizzarci così ognuno di noi può fare le domande. Terza era la mia amica Margaret, ieri mi ha mandato una email stupenda e praticamente gli consigli, indicazioni che mi ha dato e che secondo me sono anche questi molto validi e molto importanti, è che praticamente i miei video sono molto sostanziosi e di conseguenza sarebbe consigliabile magari che un giorno magari anche saltiamo, un giorno sì, un giorno no, ma fai un giorno il video con gli argomenti così importanti dove spiego tante cose e vi lascio il spazio di elaborare, per così non diventano troppi dati tutti insieme, via così, e successivo diventano solo le affermazioni o un momento della musica. E un altro consiglio meraviglioso è, come noi adesso siamo praticamente un club di positive vibration, tutti insieme, e grazie per questo, grazie a tutti voi che vi sentite in questa vibrazione positiva, che utilizziamo questo club, questa forma per condividere, appunto come ho fatto io adesso, per esempio sulla legge d'attrazione, e che dedichiamo solo alla lettura, ok? Di alcuni libri, alcuni consigli, ma non solo io, cioè in senso voi che o dal video che io ho detto avete colto qualche informazione e cosa voi avete provato riferito a questo e cosa ne pensate. Non troppe cose, perché vogliamo dare spazio a tutti, ma magari una o due frasi e che sensazione ha lasciato a voi, magari me lo scrivete nell'inbox del mio Facebook, o chi ha la email piuttosto che il mio cellulare, e anche che magari togliete alcune frasi degli libri, consigliate qualche libro, così insieme aumentiamo questa forza di messaggio, perché io magari da sola non è che arrivo proprio dappertutto, e magari voi avete letto gli altri libri che vi hanno ispirato, le frasi che vi vengano in mente, gli insegnamenti degli vostri genitori, qualsiasi cosa sia, voi me la scrivete, scriviamo il messaggio dietro di questo, io ve la leggo, condivido con tutti e così c'è un aumento di questa vibrazione che diventa una cosa spettacolare del nostro club personale.
Allora, proprio grazie a questo, ok, io ho una richiesta per tutti voi. Adesso vi faccio ridere la mia amica Ivana, altro giorno proprio per la Pasqua, perché io sono una che vive del caffè, adoro il caffè, toglietemi tutto ma non il mio caffè. Mi sono, mentre ci siamo sentiti per la Pasqua, gli ho detto, mamma mia, ho ordinato a mio marito tutto, mi sono dimenticata caffè e io quando mi sveglio la mattina non trovo la porta senza il caffè. E adoro il suo sapore e la mia amica Ivana praticamente mi ha fatto trovare questo regalino pasquale, il pacchetto di caffè sulla porta, mandandomi un messaggio che lei è sincronizzata con il divino. Amica mia, sì, con il divino, ma anche con me. Grazie mille, grazie, 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 è stata stupenda, appunto come adesso ho la richiesta per tutti voi, non solo per il caffè. Vi chiedo una cortesia, chiunque lo sa come fare, a me servirebbe che mi date consiglio e anche la modalità di utilizzo di una semplicissima applicazione che io posso scaricare sul mio iPad o sul mio iPhone, dove creo questi video, eh, che mi permette di inserire dentro le immagini, ok? Senza magari il mio viso, ma non perché io sono brutta, sono bellissima, io lo so che voi mi adorate, ma non intendevo quello. Quando faccio, per esempio, magari solo le affermazioni o solo un momento di meditazione, magari riesco a inserire, è inutile che c'è la visione della mia faccia perché vi costringe magari anche a guardare il video, ma io voglio che in quel momento lì voi siete in ascolto, ok? Allora, se riesco a trovare modalità di inserire le immagini a mia scelta, inserire una musica che giustamente mi viene permessa dal copyright, e la mia voce che vi segue nella meditazione sarebbe perfetto. Allora, se chiunque di voi lo sa e conosce un'applicazione, ma deve essere semplice perché ricordatevi che io sono bionda e le cose tecnologiche, Allora, chiunque conosce questa applicazione, mi mandate la modalità di utilizzo, come scaricarla e via così, o sul Messenger, ripeto, o nell'email o quello che è. Vi sarò molto 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 grata. Chiunque pensa che questi video sono utili, vuole condividere l'opinione, mandateli ai vostri amici, fateli iscrivere, iscrivetevi voi, mettete mi piace, così facciamo crescere il nostro club del Positive Vibration. Vi sono molto grata, buon divertimento e a domani. Ciao!